Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Ebbene, se vi sembra strano il mio outfit piuttosto elegante a metà strada tra un uomo d'affari e un uomo d'affari colombiano dato dalla mia camicia rosa, è perché stasera è una serata d'eccellenza. Enzo alle spalle sta ridendo per questa mia frase, però ragazzi stasera facciamo serata e ci divertiamo. Come potete vedere dalle auto alle mie spalle, ci troviamo presso il concessionario VR Jaguar Land Rover di Bari, Radicci, del gruppo Radicci, per la presentazione del nuovo SUV, del nuovo crossover del marchio britannico. Non a caso dietro di me c'è esattamente la Range Rover Velar. Le linee di questa Range Rover Velar verranno riprese dall'auto che andremo a vedere a brevissimo all'interno. Sto parlando della nuovissima Range Rover Evoque, un'auto attesissima. Quella precedente ha avuto un successo enorme sul mercato automobilistico, anche in Italia, però prima di farvela vedere vi ricordo di iscrivervi al nostro canale e di attivare le notifiche con il campanello per non perdervi nessuno dei nostri prossimi video, e anche se vi va di dare uno sguardo ai nostri canali social che trovate qui sullo schermo di Facebook e Instagram con contenuti sempre nuovi. Basta chiacchiere, andiamo un po' a vedere questo modello. Ok ragazzi, posso finalmente mostrarvi qui dal vivo la nuovissima Range Rover Evoque, il nuovo crossover che ha avuto ampio successo negli scorsi anni di Land Rover. L'hanno svelata poco fa ed è interessantissima. A primo impatto, come vi ho detto nell'introduzione di questo video, si può notare la somiglianza incredibile con la Velar, che è la versione più che altro di punta, non tanto lussuosa quanto la Range Rover Sport, ma sicuramente quella con il look più sportivo. Ora è uscita anche la versione SVR, che si chiama SV Dynamic. Questa riprende molte delle linee, innanzitutto i fari e la griglia anteriore. Qui tra l'altro ci sono dei bellissimi cerchi in lega che riprendono la colorazione chiara, questa in un bianco perlato. La linea, devo dire, non è cambiata molto. La linea laterale è la riconoscibilissima linea dell'Evoque, solo nella parte posteriore noto l'hanno un po' allungata e anche qui sembra molto una Velar in miniatura. Vi faccio vedere in breve la parte posteriore. Guardate nel posteriore quanto somiglia ancora di più, il family feeling è evidente, con il badge Evoque scuro, in grigio scuro, e la fascia che collega i due fanali in gloss black, che riprende ovviamente tutta la zona del tetto, molto scura in contrasto. È uno splendore. Già che sono qui vi faccio vedere prima di entrare la maniglia a scomparsa, stupenda anche questa. Da questo lato, prima di entrare ancora una volta, ora c'è un po' di fumo, speriamo non mi rovini la messa a fuoco, ma c'è un'altra Evoque in rosso, rosso ciliegia, stupenda anche questa. Ammiriamo dal davanti, con questi bellissimi effetti di fumo, con i fari LED dell'anteriore, questa Evoque in rosso. Questa è leggermente diversa perché ha contrasti, questa è la versione Air Dynamic, come potete vedere, spero si veda, vediamo se mette a fuoco, sì, il badge Air Dynamic che denota appunto una linea con dei dettagli più sportivi, contrasto questa volta nero sul rosso, come vi ho detto rosso ciliegia, ed è un bello spettacolo. Secondo me con quest'auto Range Rover avrà un successo anche maggiore rispetto a quello della precedente Evoque, perché appunto prende linee molto simili a quelle della Velar, che sono sincero è uno splendore, e noi auguriamo il più grande successo a questo nuovo modello. Ok, entriamo a bordo utilizzando le meravigliose maniglie a scomparsa della nuova Range Rover Evoque, interni scuri. Mi sento a bordo del futuro. Abbassiamo un po' il volume della radio così non ci infastidisce. Ovviamente cambio automatico con dei pedal che, se notate, sono in rosso, in alluminio, e riprendono la colorazione rosso ciliegia esterna. Il nome preciso non ve lo so dire, ma mi sembra di stare sinceramente nel futuro. Ovviamente le somiglianze con la Velar sono riprese anche all'interno, con i due schermi, uno dedicato che appunto si sposta elettronicamente verso il guidatore e verso diciamo, gli abitanti dell'auto, dedicato appunto al sistema dell'infotainment,
touch, come ovvio che sia, quello inferiore è dedicato alle impostazioni della vettura, ai sedili, alle varie modalità di guida, vedo loghi con la neve, con i cactus, quindi per l'off-road, per la sabbia, e ovviamente alla zona dedicata all'aria condizionata. Ora lo schermo si è spento, penso che sia per un risparmio di batteria, ma conosciamo bene questo sistema, visto quindi sulla Velar. Quest'auto è piena di vani, fra l'altro, un pozzetto che si divide in due con ingressi per tutti i vostri device, e questo volante che è un vero e proprio sogno, perché ha una corona bella grande con un'impugnatura spettacolare in alcantara, con una corona interna in alluminio, altri dettagli in alluminio in basso, e questa zona con dei pulsanti nascosti perché sono dei pulsanti touch. Questa macchina rappresenta un ulteriore passo verso il futuro dopo la Velar. I sedili, che ve lo dico a fare, ragazzi, comodissimi anche questi, qualità delle rifiniture interne, delle pelli, dei materiali, dell'alcantara a 5 stelle. Purtroppo i prezzi non ve li sappiamo ancora dire, né le motorizzazioni, però durante la presentazione hanno detto che saranno disponibili motorizzazioni mild hybrid, quindi con un'unità elettrica che aiuterà quindi il motore termico, ed è un'auto semplicemente stellare. Quante stelle? 5 stelle, semplicemente. Facciamo un salto nei sedili posteriori? Non ho avuto il tempo di aggiustare il sedile anteriore nella mia posizione di guida, quindi potrebbe sembrare che io sia seduto più stretto, ma per niente, perché c'è ancora qualche centimetro, veramente giusto 2-3 centimetri di spazio per le mie gambe, dati dalla conformazione dei sedili del sedile del guidatore. C'è anche per il passeggero. È spettacolare anche dietro, pelle di altissima qualità, il sedile dietro è veramente avvolgente. Quest'auto, nonostante sia un crossover, quindi più piccola della Range Rover Sport, della Velar, quindi delle sorelle maggiori di casa Land Rover, è più piccola, ma all'interno è veramente mega comfort, uno spettacolo, eleganza, tetto vetrato, tutto ciò che si possa desiderare da un'auto del genere. Qui in basso ci sono le varie prese, anche qui 12 volt USB, magari è un po' buio, non so quanto si possa vedere, sono qui in basso. Placchetta col nome, in caso vi foste dimenticati in tutto questo relax in quale astronave vi troviate, siete nella Evoque. Diamo uno sguardo a questo bracciolo, comfort puro. Ultimo dettaglio, vi faccio vedere il portabagagli. Le dimensioni, perdonatemi, non me le hanno comunicate, in caso le troverò, sarò così fortunato, ve le metterò qui in sovraimpressione, però diciamo che anche le dimensioni del bagagliaio sono appropriate per un crossover del genere. Adesso però voglio chiedere agli altri membri di WeDrive che mi hanno accompagnato stasera a questa presentazione i loro pensieri, le loro opinioni sulla nuova Range Rover Evoque. Bene, allora, come di consueto, dopo aver visto anche qui la Jaguar la E-Pace l'anno scorso, siamo tornati qui da VR Jaguar Land Rover e chiedo agli altri membri di WeDrive cosa ne pensate della nuova Range Rover Evoque. Devo dire che mi è piaciuta, è una piccola Velar, come abbiamo già detto più volte, e la qualità si vede. All'interno soprattutto l'interno è la parte più bella, perché tecnologia ad alti livelli, piena di schermi, pelle alcantara sul volante pure, quindi ovunque, comodissima, è una bella macchina. Prima stavamo ridendo proprio perché parlare di un'auto del genere non menzionando la qualità per noi è quasi scontato. Che altro dire, è auto molto tecnologica, una linea che è quella della Velar riportata su un segmento più piccolo, quindi di conseguenza uno sprono in più per tutto il gruppo Land Rover, motivare appunto la vendita di un concetto molto... Perché mi stai guardando, Carlo? No, ti sto vedendo, sì, va benissimo, vai, parla, continua. Insomma, sei bello. Molto bella, molto
accattivante, una linea filante, un prodotto che sicuramente sarà molto vincente, tanto quanto la prima edizione. Speriamo di farne ovviamente un test drive, così magari consigliamo di iscriversi al nostro canale, di attivare le notifiche col campanello, così se facciamo un bel test drive avranno l'opportunità di vederlo. Però prima, Carlo, dici tu, ma a te piace? Evoque.